Prima di sapere cosa fosse davvero, lo abbiamo chiamato con il nome di un dio che divorava i propri figli. Gli antichi romani videro qualcosa in quella luce pallida e inanellata che noi, con tutti i nostri telescopi e sonde spaziali, abbiamo iniziato a capire solo di recente. Saturno non accoglie i visitatori, li raccoglie e non li restituisce mai. Lo abbiamo chiamato bello, ma la bellezza è la trappola suprema. Saturno non è pacifico, è un colosso violento, una palla di idrogeno ed elio che ruota così velocemente da appiattirsi a forma di zucca. È un mondo di tempeste impossibili, di incubi a forma di esagono e di una gravità così crudele da strappare intere lune per decorare se stesso. Benvenuti dal Signore del Caos. Iniziamo dalla sua corona. Gli anelli, visti dalla terra, sembrano fasce solide, d'oro puro, lisce, perfette, eterne, ma se volassi al loro interno ti troveresti in un tritacarne. E questi anelli non sono solidi, sono una bufera caotica di ghiaccio tagliente e rocce, dalle dimensioni di un granello di sabbia fino a quelle di una montagna. Orbitano a migliaia di chilometri all'ora, scontrandosi, frantumandosi e riformandosi continuamente. Immagina una tempesta di schegge di ghiaccio che si estende per quasi 300.000 chilometri di larghezza, ma è sottile come un rasoio. In alcuni punti gli anelli sono spessi solo 10 metri, l'equivalente di un foglio di carta teso attraverso un continente. È una lama che taglia l'oscurità. Ma da dove arriva tutta questa violenza? Da un omicidio. La teoria più accettata è una tragedia. Tanto tempo fa, una luna forse grande quanto Titano si avvicinò troppo al pianeta, superò il limite di Roche, il punto di non ritorno. La gravità di Saturno afferrò la luna e le strappò la crosta dal nucleo, ridusse un mondo vivo in trilioni di frammenti di ghiaccio. Gli splendidi anelli che ammiriamo oggi non sono un gioiello, sono le viscere sparse di una luna morta. Stiamo guardando un cimitero planetario, ma la stranezza di Saturno va molto più in profondità dei suoi anelli. Guarda il polo nord. La natura non crea linee dritte. La dinamica dei fluidi dovrebbe generare cerchi e spirali. Eppure qui ruota per sempre una geometria perfetta. Un esagono. Non è un simbolo, è un uragano. Una tempesta a 6 lati abbastanza grande da inghiottire 4 terre. Le pareti di questa tempesta scendono per centinaia di chilometri nelle profondità dell'atmosfera del pianeta. Al centro esatto dell'esagono si trova un vortice enorme, una bocca roteante rossa che sembra una rosa fatta di uragani, in furia da decenni, forse secoli, una cicatrice geometrica che non guarisce mai, che fissa senza battere ciglio il vuoto come un occhio gigante. E nonostante decenni di studi, non riusciamo ancora a spiegare completamente perché la natura abbia disegnato questa forma proprio qui e in nessun altro luogo dell'universo conosciuto. E quando Saturno si arrabbia, l'intero pianeta cambia. Ogni 30 anni terrestri, più o meno un anno saturniano, si sveglia un mostro. Lo chiamiamo la grande macchia bianca. È un sistema di tempeste così enorme da avvolgere l'intera circonferenza del pianeta. Immagina un temporale che copre tutta la Terra, con fulmini 10.000 volte più potenti di qualsiasi cosa abbiamo sul nostro mondo. Solleva nuvole bianche distinte di ghiaccio, di ammoniaca dalle profondità interne, trasformando il pianeta dorato in un fantasma. È un promemoria che sotto quelle calme bande di nuvole gialle si nasconde un motore caotico di calore ed energia pronto a esplodere. Saturno è il re di un enorme seguito con più di 140 lune, ma una di loro è un impostore, Titano. Titano è l'unica luna del sistema solare con un'atmosfera spessa. Anzi, la pressione dell'aria qui è più alta che sulla Terra. Se ti trovassi in piedi su Titano, vedresti fiumi, laghi e nuvole di pioggia. Sembra inquietantemente simile a casa, ma non farti ingannare. Titano è una versione distorta e tossica della Terra.
La pioggia non è acqua, è metano ed etano liquidi, gas naturale liquido che cade dal cielo al rallentatore a causa della bassa gravità. La temperatura è di meno 179 gradi Celsius. Se saltassi in un lago su Titano non ti limiteresti a congelare, ti frantumeresti come vetro. E il suolo non è sabbia. Le enormi dune di Titano sono grani scuri di idrocarburi, essenzialmente plastica. Dune di plastica cariche di elettricità statica, alte centinaia di metri, che si spostano nel vento alieno. È un mondo che imita la vita, ma è costruito con gli ingredienti della morte. Più lontano si trova una piccola sfera luminosa di ghiaccio purissimo, Enceladus. Per anni abbiamo pensato che fosse solo una roccia congelata. Poi abbiamo visto le Tiger Stripes, lunghe fratture blu al polo sud, e da queste ferite sanguina. Enormi geyser di vapore acqueo sparano per centinaia di chilometri nello spazio a velocità supersonica. La gravità di Saturno sta impastando questa piccola luna come una palla di pasta, tenendo caldo il suo nucleo. Sotto quel spesso guscio congelato si nasconde un oceano globale di acqua liquida calda. Contiene sale, contiene calore, contiene molecole organiche. E Cassini ha rilevato idrogeno molecolare che sale da quelle bocche. È la stessa firma chimica prodotta dalle reazioni idrotermali che sulla Terra hanno dato origine alla vita. Nelle profondità buie e sotto pressione di Enceladus, protetto dal vuoto dello spazio, qualcosa potrebbe nuotare. Siamo andati su Saturno cercando gas e rocce. Potremmo andarcene avendo trovato dei vicini, ma per scoprire questi segreti abbiamo dovuto fare un sacrificio. Nel 2017 la sonda Cassini, il nostro unico messaggero su Saturno, stava finendo il carburante. Per proteggere le lune intatte come Enceladus dalla contaminazione, la NASA ha preso una decisione difficile. Ha ordinato a Cassini di suicidarsi. Nell'ultima orbita, Cassini si è tuffata dritta nell'atmosfera del mostro che aveva studiato per 13 anni. Ha lottato per tenere l'antenna puntata verso la Terra, trasmettendo dati fino all'ultimo secondo. Ma Saturno non ha avuto pietà. Il calore e la pressione hanno fatto a pezzi il robot. Si è fuso, vaporizzato ed è diventato per sempre parte del pianeta. Saturno sembra eterno, ma non lo è. Perfino gli anelli stanno morendo. La gravità li sta lentamente tirando verso il pianeta sotto forma di pioggia di anelli. Tra 100 milioni di anni, un battito di ciglia nel tempo cosmico, gli anelli saranno scomparsi. Saturno sarà solo un altro gigante gassoso solitario che vaga nel buio. E un giorno il Sole si espanderà e finirà anche quello. Quindi guardalo finché puoi. È un capolavoro temporaneo di gravità e violenza. Una bellissima trappola che ci ha attirato attraverso il sistema solare solo per ricordarci quanto tutto sia fragile. Saturno è la cosa più bella del nostro cielo e la più spietata. Una rosa con le spine. C'era molto prima di noi, ci sarà molto dopo di noi. Non eravamo destinati a capirlo, solo a temerlo.